Questa lezione parleremo del romanico, ma è solo un estratto di una lezione integrale che potete trovare sul mio sito internet. Quando è che nasce appunto l'arte romanica? Sicuramente, considerando appunto anche la situazione storica in cui si è sviluppato questo, diciamo, espressione artistica del romanico, bisogna considerare come l'Europa dopo l'anno 1000 presenta situazioni di maggiore stabilità rispetto al periodo precedente, no? Prima dell'anno 1000 c'era questo senso anche di paura nell'avvento di un anno millenario e quindi si pensava ai più brutti presagi. E tra l'altro, passata la paura di aver sconfinato l'anno 1000, cambiano anche le situazioni, per esempio, ci sono le invasioni che terminano, la popolazione quindi aumenta. E ci sono anche tante innovazioni in campo anche agricolo. Vengono introdotte per esempio dai monaci benedettini che riescono in questo modo a ottenere più raccolte abbondanti e a migliorare le condizioni di vita. Ecco che allora la popolazione aumenta, c'è un senso di maggior sicurezza. C'è veramente un grande fermento economico e culturale e nascono proprio in questo periodo anche gli ordini monastici. È il periodo anche della lotta per le investiture, no? Tra il papato e l'impero. E poi ci saranno le crociate che andranno alla conquista, alla riconquista appunto della Terra Santa. Il periodo in cui si sviluppa il romanico è praticamente questo. E vediamo un pochino, un po' in tutta Italia, io ho cercato di prendere gli elementi, diciamo, più caratteristici per poterli individuare anche aree geografiche, per esempio in area lombarda, abbiamo influssi sicuramente del nord Europa e per esempio predominano anche imponenti torri nelle chiese romaniche. L'area padana predilige, diciamo, facciate che hanno giochi importanti di luce e ombra, lo vedremo. Venezia, logico, una città che ha contatti con l'Oriente e quindi subirà delle influenze anche bizantine. Basti pensare per esempio alla pianta a croce greca, alle cupole e le decorazioni anche proprio musive a mosaico che rivestono praticamente tutti gli interni. In Toscana invece abbiamo un recupero dei modelli della classicità. C'è molto rigore geometrico nelle chiese, nelle basiliche appunto toscane, lo vedremo, e si ricercheranno anche effetti cromatici con l'alternanza, per esempio, di marmi colorati, marmo bianco di Carrara, marmo verde di Prato. In area romana si riprendono anche qui i modelli tardo-antichi, paleocristiani, abbiamo visto la lezione anche la scorsa volta, e poi se andiamo al sud, in Puglia e in Sicilia, ci sono influenze sia bizantine ma anche normanne, in Sicilia addirittura influenze arabe. Questo per farvi capire come il panorama artistico dell'arte anche romanica è molto vasto. Qui vedete appunto espressioni completamente diverse. Abbiamo detto Venezia che ha legami con l'Oriente, no? Oppure in Sicilia, il Duomo di Monreale. Vedremo comunque più nel dettaglio una a una di queste opere così preziose. Perché si sviluppa l'arte romanica come espressione appunto di costruzioni di chiese e di luoghi importanti di culto? Perché nasce in quel periodo l'idea del pellegrinaggio, appunto, quindi la via Francigena, le vie Romee, cioè si diffonde questo nuovo stile lungo le vie proprio dei pellegrinaggi. E quindi si va a Roma, si va a Gerusalemme, si va a Santiago di Compostela. È logico, lungo tutte queste strade sorgono chiese importanti, ma si sviluppano anche mercati. E quindi l'arte romanica, vedremo in questi itinerari, in questi percorsi, in questi pellegrinaggi, avrà caratteri comuni, anche se sono, diciamo, luoghi molto distanti tra di loro. Logicamente, perché si chiama anche romanica? Perché fa riferimento anche alla romanità, al mondo romano, no? Che viene comunque reinterpretato. E poi
Quello che è differente, lo vedrete, non è tanto nelle strutture, ma è nell'impiego dei materiali. Per esempio, materiali a volte si impiegano mattoni, a volte il tufo, tipo in Puglia si predilige la pietra bianca, in Lombardia i mattoni, in Toscana i marmi colorati. Come vi ho detto, c'è una fusione appunto anche tra l'architettura, la scultura, dialogano molto strettamente, no? E non ci sono limiti, dicevo, per la scultura perché la ritrovate davvero sui portali, la ritrovate sui pulpiti, la ritrovate sui capitelli, che sono anche capitelli figurati. Tra l'altro, in questi capitelli vengono inseriti spesso figure dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma anche figure mostruose prese da bestiari, figure un po' particolari che a Bernardo di Chiaravalle non piacciono minimamente. Bernardo di Chiaravalle addirittura pensa che queste opere possono creare e anche disturbare, diciamo, la religiosità. Sentite cosa dice Bernardo di Chiaravalle. Del resto, che cosa fanno i chiostri dove i fratelli stanno leggendo l'ufficio? Quella ridicola mostruosità, quella specie di strana formosità deforme e deformità formosa? Che cosa vi stanno a fare le immonde scimmie, o i feroci leoni, o i mostruosi centauri, o i semi-uomini, o le maculate tigri, o i soldati nella pugna, o i cacciatori con le tube? Si possono vedere molti corpi sotto un'unica testa e viceversa molte teste sopra un unico corpo. Da una parte si scorge un quadrupede con coda di serpente, dall'altra un pesce con testa di quadrupede. Lì una bestia all'aspetto del cavallo e trascina posteriormente una mezza capra. Qui un animale cornuto al posteriore di cavallo. Insomma, appare dappertutto una così grande e così strana varietà di forme eterogenee che si prova più gusto a leggere i matti che i codici e a occupare l'intera giornata ammirando a una o a queste immagini che meditando la legge di Dio. Quindi Bernardo di Chiaravalle dice che i monaci alla fine sono più attirati da questi marmi che non dai codici, che leggere i libri appunto sacri e anche della liturgia. Veniamo ora a questo punto in Toscana e vi porto alla scoperta del Duomo di Pisa e di quello che è il campo dei miracoli. Vedete, questo è il battistero di Pisa e dal 1064 viene avviato il cantiere proprio della cattedrale di Santa Maria Assunta e nel Campo dei Miracoli, che era un'area settentrionale della città, un'area molto vasta, è una cosa insolita di solito di avere tutto uno spazio così grande dedicato, e di solito la cattedrale è all'interno del nucleo proprio abitativo, invece c'è questo campo di miracoli bellissimo dove si trova proprio il Duomo, la torre campanaria, il battistero e il camposanto, di modo che in un unico spazio si racchiude tutta la vita del cristiano, dalla nascita, che sapete poi verrà battezzato nel battistero, alla vita religiosa che si condurrà proprio nel Duomo, alle campane della torre campanaria che scandiscono proprio le ore di una giornata del fedele, fino alla morte nel Camposanto, nel cimitero, che è questo qui che vedete. Se vi capita di andare a Pisa, scoprirete veramente una delle aree più belle del romanico toscano. Questo è il complesso monumentale. A dirigere tutto il progetto viene chiamato inizialmente Buschetto.